Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi coloriamo tutta questa roba, coloriamo i marmi, i cassetti, le casse, le sedie, le persiane. No, oggi no. Oggi un video istruttivo. Allora, è un video che serve perché magari voi non ve ne siete ancora accorti, però i prodotti Magic Paint in questi 10 anni sono tutti quanti un po' cambiati. Se non proprio cambiati, migliorati. Perché? Alcuni colori sono stati lavorati negli anni per essere più coprenti, in modo che voi ne usiate di meno e copriate di più facilmente. Alcune volte mi sono resa conto che la formula, pur essendo molto aggrappante, scorreva poco e quindi abbiamo modificato alcune formule del colore per renderle più, vellutate in stesura. I protettivi sono cambiati. Le cere sono migliorate, la prima cera Jasmine e la prima cera leggendaria non erano così resistenti come le cere che abbiamo oggi. L'olio Jasmine, lui per primo, è cambiato. Prima di tutto perché siamo dovuti andare avanti e dietro soprattutto le normative europee che purtroppo cambiano molto spesso e hanno messo alcuni eccipienti dei nostri vecchi oli, diciamo, in una categoria che non fosse così naturale come io mi aspettavo che fosse. E nonostante non ci sia nulla di nocivo né nei vecchi oli né in quello che è attualmente in vendita, noi vogliamo sempre darvi il meglio e quindi ricerchiamo sempre materie prime che siano all'avanguardia per darvi sempre un prodotto migliorato, ma soprattutto il più possibile naturale per l'uso che si andrà a fare. Questo è il motivo per cui abbiamo completamente cambiato l'olio Jasmine, eliminando la percentuale di silicone che aveva all'interno e rendendolo più idratante, più protettivo, più idrorepellente e con un essiccante pazzesco che lo fa diventare ancora più rigido quando viene utilizzato. Ma cambia leggermente nel tipo di utilizzo. Chi ha conosciuto il primo olio Jasmine si sarà reso conto che era molto più liquido, più fruttato, più profumato, era proprio un olio che tu prendevi, passavi e rinvigoriva tutto. Un prodotto pazzesco, ma ho voluto migliorarlo. Perché? Perché nonostante fosse un prodotto pazzesco e dava una grande idratazione al legno, durava poco. Io volevo che questa duratura sulle superfici che vedete davanti, che sono completamente differenti, fosse prolungata e fosse sempre più resistente. Questo è il motivo per cui abbiamo completamente cambiato la sua formula e l'abbiamo migliorata, lasciando sempre una profumazione al gelsomino, anche se anche quella è cambiata. È cambiata perché abbiamo voluto prendere un'essenza italiana e quindi anche qua abbiamo voluto metterci lo zampino. Vogliamo dire altro? Direi che possiamo far vedere sui vari materiali. Iniziamo a far vedere sui vari materiali come si prepara il supporto prima di passare l'olio Jasmine e soprattutto come si passa questo benedetto olio Jasmine, perché spoiler, non è che se ne metti di più è meglio, anzi l'opposto, i prodotti buoni e concentrati vanno stesi in piccole dosi. Partiamo! Ci siamo messi in questa posizione per farvi vedere bene tutto, ma voi mettetevi come volete, all'esterno, all'interno. Questo è un passaggio dove non dovete avere troppe precauzioni di calore o aria. Secchio, acqua calda se potete, se non potete perché fa troppo caldo mettetevela fredda. Spugna, non troppo nuova perché sennò graffia troppo. Meglio ancora se avete un panno in microfibra. E io ci metto un bel bicchiere abbondante di ammoniaca. Come ripetiamo da anni, mi raccomando, prima di passare un idratante, il nutrimento o comunque un qualcosa di protettivo su una superficie che non è stata ovviamente colorata, non si fa aba, si lava però bene con acqua e ammoniaca. Io perché vi dico ammoniaca? Perché secondo me è un detergente che pulisce molto bene, molto a fondo, ma soprattutto ha un costo molto basso. Se volete usare un sapone neutro detergente, fatelo, ma dovete sciacquarlo molto bene e assicurarvi che non abbia all'interno siliconi. Si lava dappertutto bene, ok? Se avete una superficie lucida, inutile ricordarlo, non dovete grattare. Quindi se avete una superficie lucida, usate la spugna dall'altra parte e andateci piano. Io ho questa spazzolina che utilizzerò per gli angoli. Solo per gli angoli, non serve altro. E poi con il panno in microfibra vado dove non passa la spugna più grande, in questo modo. Qui ho la fortuna di avere la persiana smontata, se non le potete smontare ovviamente lo fate da montata, ok? Vi aiutate con una pompa dell'acqua, con un'idropulitrice. L'importante è che prima di passare l'olio si purifichi la superficie, altrimenti se sotto è sporco l'olio non aggrappa. Secchio, acqua calda, panno in microfibra pulito, acqua pulita come potete vedere,
e si sciacqua tutta la persiana bene, più volte se necessario, ok? Adesso dovremmo continuare a purificare tutte le superfici su cui oggi vogliamo farvi vedere l'utilizzo del miracoloso olio jasmine, ma bisogna usare la testa. Non è che se Lisa dice che bisogna lavare tutto quanto bene con acqua ammoniaca, io vado lì e faccio un lavaggio su. Qui probabilmente ci sarà da fare anche un trattamento prima, perché ci sono addirittura le cacche di piccioni. Questo è il cassetto di un mobile che era tenuto bene in casa, infatti se vedete è perfetto. Se pensate che ci sia della polvere, che sia comunque meglio lavarlo perché negli anni potete aver steso oli particolari, ceradure particolari che possono aver ingrassato o peggio ancora possono aver steso dei siliconi sulla superficie, va benissimo, fate un passaggio con acqua ammoniaca e sciacquate. Ma attenzione, non deve essere legno grezzo che assorbe, sennò poi si riempie troppo di acqua ammoniaca e non va bene. Qui però, volente o nolente, tu lo devi purificare perché non puoi metterti una roba di questo tipo in casa. È una casa dello champagne meravigliosa, ma vi rendete conto? Quindi va bene il consiglio dei restauratori che dicono che il legno vecchio non deve prendere acqua, ma bisogna anche usare la testa e capire quando si può e quando non si può. Quindi qua spatola, stacco il peggio e dopodiché parto. Qui invece è pulito, addirittura è un mobile che veramente è stato tolto da una casa e messo qui, quindi su di lui non faccio nulla. Vediamo come si purifica ora questa superficie. Spugna non troppo nuova perché voglio che gratti, ma non troppo, molto strizzata perché ovviamente anche se facciamo restyling ce ne intendiamo di legno, quindi voi restauratori che siete all'ascolto non dovete alzare gli occhi al cielo, serve, questo è fondamentale. Andiamo a pulire delicatamente la superficie in questo modo e già capite di che legno si tratta. Bellissimo. Qua addirittura ci sono le vecchie chiusure in cuoio con i vecchi chiodi che noi assolutamente non vogliamo rovinare, ma una volta si faceva così. Spugna strizzatissima, sempre con acqua ammoniaca, che va a purificare comunque la superficie. Ora, prima di passare l'olio, può essere necessario un passaggio su questo legno, per esempio un antitarlo. Valutiamo se è necessario lo facciamo se troviamo dei buchi, altrimenti ci limitiamo a farlo asciugare benissimo per poi andare col prossimo procedimento. Qui vedo che c'è dello sporco, e lo tolgo, guardate che spettacolo. Spugna per sciacquare, già che ci sono su questo lato faccio che sciacquare con la spugna e l'acqua pulita. Voilà. Quello che vediamo noi ora è molto simile al risultato che avremo poi con l'olio, molto molto simile. Per questa sedia la situazione è completamente a vostra scelta, perché è una sedia che in passato ha avuto già una passata di cera leggendario jasmine, non mi ricordo molto bene, ed è una sedia messa molto molto bene, ma è stata in un ambiente umido e come potete vedere in alcuni punti ha queste macchioline di umidità. Io, prima di passare l'olio jasmine, voglio assolutamente purificarla per due motivi. Prima di tutto perché se negli anni la cera ha tappato molto bene i pori, può anche essere che l'olio faccia più difficoltà ad aggrappare e ad essere completamente essiccativo. Seconda cosa, non so se ne è stato steso tanto o poco di cera, quindi se il risultato dell'applicazione della cera è uno strato molto bello, sottile, fine ed essiccato, perfetto, va bene, potete spolverare e mettere l'olio, ma se la cera è stata stesa molto spessa potrebbe creare dei problemi. Quindi, di nuovo, come prima, ammoniaca, panno in microfibra e vado delicatamente a detergere tutta la superficie e a sciacquarla prima di passare l'olio. In questo modo una bella superficie purificata detersa e l'olio farà il suo lavoro per sicuramente molto tempo. Lo passo ovunque, mi raccomando, anche sulla paglia di Vienna, pazzesca perché è in buonissimo stato e non vedo l'ora di nutrirla e preservarla per tutti questi anni. Vediamo ora che succede su questo vecchio marmo. Non so cosa aspettarmi perché sotto è veramente indecente, sporco, quindi non è detto che io possa salvarlo oggi, magari serve un bravo marmista, però inizio a purificarlo per capire. Primo passaggio con appunto acqua e ammoniaca. Vedete che pian pianino iniziamo a sciogliere lo sporco, ma sotto ci sono altri strati di sporco, quindi capiremo cosa fare pian pianino.
Questo era il suo iniziale colore, quindi deve essere un bellissimo marmo. Guardate qua. Guardate anche qua come sta venendo fuori il colore originale del marmo. Pensa un po'. Visto che abbiamo un video solo sull'olio jasmine fatto così bene, ci togliamo i sassolini dalla scarpa e spieghiamo quando vale la pena utilizzare l'olio jasmine su marmi o superfici, diciamo che hanno bisogno di avere un'idratazione anche un po' oleosa. Questo, vedete che è un marmo molto simile a questo. Lui è il nostro marmo appena lavato e diciamo che siamo già riusciti a ottenere un mezzo miracolo perché abbiamo tolto via di tutto. Esiste un prodottino meraviglioso per togliere via la ruggine dal marmo, probabilmente noi la useremo. Esistono tantissimi metodi per andare a lucidare questo marmo, andando appunto anche da un marmista che te lo lucida, te lo fa elicotterato e te lo mette veramente al 100%. Noi potremmo anche volerlo preservare in questo modo, quindi a noi per certi tipi di restyling interessa che il marmo abbia i suoi segni di invecchiamento, quindi potrei anche non togliere la ruggine e questi segni e potrei anche andarlo a chiudere e sigillare con un protettivo che sia opaco o satinato, sono io a decidere, o meglio ancora con la cera, perché non sempre il marmo deve essere bello, perfetto, lucido, nuovo. Il marmo è un materiale antico, può anche essere vissuto ed essere utilizzato così. Lui è bello pulito, è comunque piacevole, è comunque liscio, non è ruvido, ma come potete vedere non macchia. Quindi se vi piace potete utilizzarlo anche così, sta a voi l'idea. Questo è un marmo che anche lui è molto vecchio, però è particolare, bellissimo, e addirittura questa piccola scanalatura. È stata una bellissima lavorazione. Su di lui ha senso passare l'olio jasmine. Perché? Perché è già lucido, ha una finitura e quindi non andremo a macchiarlo. Se noi mettiamo l'olio jasmine su una superficie chiara come questa, quindi bianco e soprattutto un po' poroso, perché lo senti che è liscio, ma lo senti che non è completamente chiuso, sigillato, non è stato lavorato, rischi di macchiarlo, ok? Quindi, dove posso usare questo benedetto olio jasmine? Sui marmi senza ritrovarmi il marmo macchiato, su tutti i marmi che hanno una finitura, sul top della cucina, puoi, sul lavandino, puoi, sui davanzali, puoi, su tutti i lavandini, lavabili, marmi dei lavandini del bagno, puoi. Devi solo ricordarti due cose. Uno, l'olio è un olio e non è una vernice, quindi se lo vai a sciacquare, sgrassare con un tensioattivo, lo togli. Due, lo devi stendere bene, come ti facciamo vedere noi adesso, in modo sottilissimo, vellutatissimo, lo fai essiccare alla perfezione massaggiandolo anche prima e dopodiché sarà resistente, quindi non puoi usare il piano della cucina o il lavandino se non l'hai fatto essiccare al 100%. Ve lo dico perché è una delle cose più richieste sul nostro gruppo da Magic Paint. Quindi ora Emma, un po' di olio dentro la nostra tazzina, poco, dovete pensare che tu meno ne metti meglio è, perché non ne sprechi. Vedete, ora io la prima passata sono un pochettino più abbondante, ma io questo primo passaggio, sapete quanto lo faccio rendere? Tantissimo, perché non ne prendo, vado proprio a stenderlo bene, 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 ovunque. Abbiamo il vizio di utilizzare troppo prodotto, ma qua è controproducente, perché se voi ne usate troppo e lo lasciate anche lì, che succede? Succede che non essica, non viene perfettamente essiccato. Guardate quanto ne ho preso, e guardate quanto ne sto ancora spalmando. Pensa un po'. Quindi mettetevi in testa che usare troppo olio è solamente un problema sia per voi che per la superficie. Ora che l'ho steso prendo un vecchio straccio e pulito perché io lo lavo in lavatrice, però vecchio straccio di cotone, e lo vado comunque a massaggiare. Questo passaggio qui non è obbligatorio sempre. Qua perché lo faccio? Perché questo è un materiale che non assorbe praticamente nulla. Non assorbendo nulla rischiamo che ne rimanga comunque troppo sulla superficie, che non essicchi bene. Invece in questo caso gli permetteremo di essiccare. Ora l'essiccante che è all'interno del nostro olio jasmine farà il resto del lavoro, ovvero farà diventare la superficie bellissima, liscissima, vellutatissima e seccherà. Seccando rimane, protegge, idrata e rende moltissimo le superfici anche protette dall'usura, che può essere anche dell'umidità, quindi muffe e umido. Passiamo a un altro materiale. Questo è il primo materiale, diciamo, legnoso che tratteremo oggi con l'olio jasmine. Come potete vedere lui è già lucido, dopodiché ci sarà la sedia che era stata cerata ed è molto liscia e dopodiché ci sarà la nostra cassa che è completamente grezza. Facciamo quindi distinzione fra questi materiali. Tante volte mi dite sì, vedo un bel legno. Ragazzi, prima di tutto questo non è legno.
Questo sì, è legno, i laterali sono legno, il frontalino ha una percentuale di legno, dopodiché c'è una parte frontale. Questa parte frontale probabilmente ha sopra una copertura lastronata, quindi questo non è legno massello al 100%. A volte veniva intagliato, a volte no. Sicuramente la finitura che ha sopra è o una vernice molto resistente o una finitura poliuretanica. Perché dovremmo utilizzare l'olio jasmine? Prima di tutto perché questo olio è perfetto per queste superfici, per togliere i graffi, per lucidarle e renderle veramente belle nel tempo. E sarebbe uno spreco in questo caso utilizzare il restauratore, perché il restauratore dà il massimo se viene assorbito, se penetra nella superficie. Certo, il restauratore toglierebbe anche qui i graffi, lo renderebbe luminoso, però non verrebbe assorbito, rimarrebbe solo in superficie, perché all'interno il restauratore con altro prodotto Magic Paint, a bacca di carnauba e cera d'api. In questo caso l'olio è perfetto, vi faccio vedere come si usa. Come sempre, pennello e non panno, perché il panno vi porta solo a sprecare il prodotto. Prendo pochissimo prodotto dalla mia tazzina, proprio poco, e scolo, e dopodiché guardate come lo stendo accuratamente. Stendo, ma soprattutto la cosa più importante è che io non devo sprecare prodotto. Si stende molto sottile, non devi sprecare prodotto, lo devi stendere ovunque, anche con diversi movimenti, e devi accertarti di aver coperto tutta la superficie. Quindi le alternative sono due. Possiamo ancora scolare il pennello e cercare di asportare un po' l'eccesso per non sprecare prodotto, ma anche qui io vado con il mio panno prima di far essiccare e tolgo comunque l'eccesso. Quello che si ottiene ovviamente è una superficie molto lucida, ma quello che a noi interessa è quello che noi otteniamo dopo, ovvero una superficie che al passaggio della mano non è assolutamente unta, perché l'olio in eccesso è essiccato, e soprattutto questa luminosità pazzesca che continua a rimanere nel tempo. Vi faccio vedere il gemello, perché questo mobile ha 2 cassetti, e guardate la differenza. Vi assicuro che domani, quando saranno passate le 24 ore e sarà completamente essiccato, probabilmente lo vedrete ancora di più, sarà ancora più luminoso. Elisa, ma come mi comporto se poi devo colare un mobile che prima ho trattato con l'olio o con la cera? Devi fare ABA. Se vuoi colorare, devi sempre fare ABA, ricordatelo. Questa cassetta è uno spettacolo, so già che diventerà bellissima, ma so anche che berrà più prodotto degli altri. Mi raccomando, ricordatevelo sempre. Come si fa però? Se ne mette sempre poco, perché se ne metti tanto poi non essica. Il risultato che vediamo ora passando l'olio praticamente non cambierà. Sarà questo il risultato anche da essiccato. Manterrà la luminosità, lo idrata, lo rende veramente bello, con tutti i suoi segni del tempo vecchi. Qua per esempio c'è una bruciatura, le scoriazioni, ma c'è anche da dire che il suo fascino è proprio questo. Quindi ora spalmo ovunque l'olio, vedete che comunque ne ho messo di più, ma ne ho messo comunque molto poco perché non voglio sprecare né prodotto né rischiare che poi non essichi. Quindi prendo il mio panno, parte bella piatta, e tolgo un po' di eccesso, perché se fosse troppo unto poi non essica. Guardate Emma e guardate la mia parte, quanto sono belle insieme. Qui andiamo a passarlo anche, come vi dicevo, sulle parti in cuoio. Mi raccomando, pennellata incrociata, pennellata a cerchio, la pennellata che volete, l'importante è che andate in profondità nei punti in cui passate l'olio, perché se lo passate superficialmente e passate il panno togliete tutto. L'interno è grezzo, passo l'olio anche dentro. È arrivato il momento della sedia. Che differenza c'è quindi se ormai è grezza ma non troppo? Perché? Perché comunque anche se abbiamo passato l'acqua ammoniaca, abbiamo decerato molto, però in alcuni anfratti sicuramente non avendo insistito ci saranno ancora dei rimasugli di cera, e soprattutto è una sedia che ha un legno molto più fine, molto più liscio, molto più raffinato rispetto invece alla nostra cassa che ha un legno grezzo. Quel legno lì probabilmente è stato segato in tavole, assemblato, marchiato e dopodiché è stato semplicemente usato. Qui è stata molto levigata. Quindi andiamo a lavorare su un legno che è molto più liscio, vellutato, e soprattutto ha già una sua chiusura. Qui è importantissimo, veramente importantissimo, il fatto che l'olio sia steso veramente in modo sottile. Fine. Ricordatevi, non è per insistere, però prima di tutto risparmiate soldini.
E seconda cosa, guardate come si stende bene, non dovete far fatica perché non è denso come olio, è cremoso, ma si lascia stendere sottile. Se voi permettete al materiale di assorbire al meglio, vi assicuro che sarà perfetta la stesura sottile. Quindi ora io cosa faccio? Stendo bene l'olio dappertutto, lascio passare un'oretta o due e quindi aspetto che il legno si prenda tutto l'olio che serve. E la sedia, con la paglia di Vienna e tutto il resto, avrà tutto il suo tempo per poter essiccare al meglio in 24 ore. Passata un'oretta circa e qua sopra ho le ventole, quindi asciuga molto più in fretta, passo il panno per togliere gli eccessi. Anche la sedia è finita, ora l'ultimo pezzo, la persiana, che è una delle più richieste. Le persiane sono tra le più richieste con l'utilizzo dell'olio jasmine. Si sa, quando si vanno a rovinare completamente bisogna grattarle per riportare allo splendore iniziale, è una fatica tremenda. Ci passiamo l'estate con la levigatrice apposita. Se non vogliamo ad arrivare a quel livello abbiamo due opzioni. Uno, usare l'olio jasmine su tutti i tipi di persiana, anche quelle in alluminio, acciaio anodizzato, tutte, queste che sono state anche comunque colorate, sono molto resistenti ma colorate con una vernice. Perché? Perché l'olio jasmine, anche su questi materiali che non sono legno, va a proteggere la luminosità, la vernice preesistente e non le fa stingere, non le fa scolorare. In questo modo la vernice rimane bellissima, non si va a rovinare o usurare. Come si fa? Si fa il lavaggio come abbiamo fatto adesso e si fa questo procedimento una volta, meglio due all'anno, quando cambi di stagione. Marzo e autunno. Meglio ancora però se mi fate questo procedimento dopo che le persiane le avete addirittura colorate. Ora iniziamo con queste che sono di Emma e che le ha staccate per farci fare questo bel tutorial. La fregatura quando si fanno porte o persiane è che abbiamo due lati e quindi bisogna o aguzzare l'ingegno e farle da montate, ma se non potete come Emma in questo caso che le ha direttamente sulla facciata e quindi non si può mettere a farle lì, deve per forza smontarle, dovete trovare il modo di farle stare dritte se volete fare immediatamente fronte retro. Anche qua vale il discorso del marmo, su tutti i materiali dove non assorbe l'olio, quindi anche qua come potete vedere non viene assorbito l'olio, no? Perché il materiale è molto liscio, molto lucido, dovete stenderlo veramente veramente sottile. Come vedete io non ne ho più preso di olio, vado ancora a prenderlo da qua, che ne ho un po' in più e continuo. Io ho fatto praticamente tutta la persiana prendendo solamente l'olio jasmine 2 volte, va steso sottile, quindi mi raccomando, valutate sempre molto bene la qualità e la resa dei prodotti prima di dire che sono cari. Ripetiamo insieme, questo materiale assorbe o no? No, quindi ne serve veramente poco, nonostante non abbiamo già messo pochissimo, non vogliamo essere sicuri che essichi e che non rimanga unta, quindi con un pannettino vado comunque a togliere un po' di eccesso, senza esagerare, una passata veloce. Beh, il cambiamento è fantastico, sia da questo lato che dall'altro. Buongiorno amici! L'ha proposta a Clarissa questa gag, diamo onore e credito a Clarissa. No, l'abbiamo rimesso tutto come era stamattina, non è vero, 3 orette fa. 3 orette fa perché volevamo farvi vedere il risultato, si vede prima e il dopo penso, vabbè il marmo è un altro, anche solo dopo la lavata. Il cassetto è bellissimo, la sedia è rinata, la cassa dello champagne bellissima, mi sa che la volevo mettere in negozio ma mi sa che la tengo per Stefano. E la persiana puoi riportartela a casa. Grazie. Però vogliamo le riprese del prima e del dopo, Certo. nel senso che vai a casa, fai vedere la persiana che hai fatto, la persiana che non hai fatto, che poi farai e ce le fai vedere. Assolutamente. Dove non possono trovare Magic Paint e dove possono trovare Magic Paint? Allora, lo possono trovare sul sito magicpaint.it, dove trovano anche tutti i rivenditori italiani che la rivendono. Suddivisi? Per regioni, in una comoda cartina in cui possono scrivere il loro paese e vedono chi c'è attorno, perché non è detto che sia nella stessa provincia o regione. Esatto, magari sei a cavallo tra una regione e l'altra e poi? E poi non la trovano su Amazon o nelle grandi catene di brico. Tipo Leroy Merlin, non andate. E se vi dicono che è uguale, non è uguale, Magic Paint è Magic Paint, quella con il baffo. Salutiamo? Non sempre ci sono video con 1000 salamerecchi, con 1000 ma ci sono anche video utili. Oggi è così. Ciao! Ciao!